benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video dedicato ai prodotti preferiti del mese, con movimenti di braccia così senza motivo. Uno dei format più antichi su questo canale, ma anche uno dei miei e dei vostri preferiti, quindi chi sono io per interrompere cosa che piace non sia mai, e quindi anche per il mese di giugno sono pronta a parlarvi delle cose che mi hanno particolarmente entusiasmata, dividendole come al solito per categorie per rendere più agevole la fruizione di questo video, e a questo giro partirei con gli abiti. L'estate è finalmente giunta a noi e quindi anche la voglia di abiti e così cosette sbarazzine, e le cose che vi mostrerò infatti sono abbastanza su questa linea. Tra l'altro rispecchiano anche alcuni dei trend per quest'estate, i principali che mi viene un po' da così mettere in evidenza: manica sbuffo come non ci fosse un domani e balze, balze, balze. E infatti le prime due cose che vi mostro sono un po' in questa categoria. La prima è un top che ho preso su H&M, top con manica a sbuffo in mistolino nero con leggera ricciatura qua sul seno, molto comodo, molto fresco, e poi il nero mi va su tutto. Forse non è molto estivo, ma è un colore che amo in tutte le stagioni. Come al solito, trattandosi di H&M, prezzi più che accessibili, vestibilità comoda, molto caruccio, perfetto da abbinare con gonne a ruota o, se avete il fisico che lo permette, anche con shorts e minigonne, così, un po' televendita. Non ricordo i prezzi, ecco, questo lo dico fin da subito, casomai fosse venuto il dubbio, va che stavolta magari ci dice anche il prezzo, non me lo ricordo, ma come di consueto sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi mostrerò in questo video, con accanto link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e, se volete, anche acquistarli. E anche a sto giro metto un disclaimer veloce, anche se non ci sarebbe più bisogno, comunque lo mettiamo: nessuno mi paga per sponsorizzare un prodotto, tutte le opinioni che condivido sono personali, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi. E con questo chiudiamo. Secondo capo preferito viene di nuovo da H&M, questa volta però è un vestitino leggero leggero in cotone con la ricorrente manica a sbuffo, scollatura quadrata che mi piace da impazzire, e poi le amatissime balze, e anche un po' immancabili balze. È un vestito un po' più corto del solito per quel che mi riguarda, però comodissimo, super fresco e perfetto un po' per tutte le occasioni, perfetto al mare, perfetto in città, in campagna e in montagna, insomma un po' Dolometti sta. L'ho già detto, anche questo viene da H&M e peraltro lo mostravo al contrario. E passiamo così al terzo capo preferito, questa volta una, come posso chiamarla, uno shirt dress con spalla scesa. Questo viene da ASOS ed è del brand ASOS. Mi piace perché è comodo, spalla scesa, che fa sempre un po' sexy, e poi ha questa riga gialla senape su sfondo bianco che mi fa volare altissima. È lunga, morbida, chi vuole e ha il fisico e l'età lo può mettere come vestito. Io lo metto di solito con sotto o dei leggings o dei pantaloncini, e mi piace tantissimo, mi piace veramente tanto. Anche questo collo tagliato a vivo, che se volete lo portate così, se volete lo portate con la spalla scesa, insomma un po' come vi garba. Bello, carino, bello il colore, preso su ASOS come al solito, link sul blog se volete saperne di più. E questo conclude la categoria degli abiti. Passerei adesso alla categoria della cura della pelle. Ora che l'estate è scoppiata in tutto il suo fulgido splendore, molti di noi sentono la necessità e il richiamo del mare, della spiaggia, del sole, e quindi ho pensato di inserire nei preferiti di giugno, quindi proprio del mese di inizio estate, e nella categoria ovviamente della cura della pelle, dei solari, perché tutti gli anni mi trovo con il grande dubbio quale solare scegliere. Quest'anno sono andata dritto per dritto sul brand Nux, un brand di media gamma con prezzi non altissimi ma neanche bassissimi,
Ottimo rapporto qualità-prezzo, mi verrebbe da dire, e soprattutto un'ampia gamma di prodotti solari, linea Nux Sun, proprio didascalico. Io ho preso nello specifico la crema corpo e viso con SPF 50, perché quando si tratta di solari io proprio minimo sindacale SPF 50, se no è un attimo che mi trasformo in una ragosta bollita. Questo è un latte fondente ad alta protezione. Vi faccio vedere come si presenta, perché se c'è una cosa che detesto sono i solari che non si assorbono mai. Questo invece, faccio vedere, spruzzo poco perché sennò faccio magari tac 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 e voilà, simsalamina. Simsalamina soprattutto si assorbe in un secondo. Mi raccomando, signori e signore, quando si tratta di solari non siate parchi, metteteli spesso, almeno ogni 2 ore, se no è un attimo che si torna a casa brasati, e davvero è importante proteggersi contro i raggi del sole, non devo essere io a ricordarvelo. Come dicevo, io ho preso lo spray corpo e viso, ma siccome mi capita spesso che i prodotti che fanno entrambi sul viso io li trovi un po' troppo pesanti, ho deciso di prendere anche la crema solare solo per il viso, sempre Nux Sun, che si presenta così, un po' più piccolina e anche un po' più fluida come texture. Vi faccio vedere. Il fatto che sia più fluida la rende anche più semplice da applicare sul viso e meno pesante come percezione, quindi potete prendere soltanto il primo prodotto che vi ho mostrato o, come vi consiglio di fare io, essere un po' più specifici, uno per il corpo, uno per il viso. E poi per finire la sezione solari, immancabile anche il latte dopo sole, sempre della linea Nux Sun, un prodotto dalla texture leggera che si assorbe in fretta ma molto ricco, molto rinfrescante. E poi mi piace tantissimo il fatto che abbia questa pompetta in alto che rende semplice prendere il prodotto senza riempire la casa di crema. Si assorbe in fretta, l'ho già detto, che è sempre la condizione sine qua non, ecco, mettiamola così. E concluderei questa categoria cura della pelle con una robetta che d'estate io uso tantissimo, in realtà la uso tutto l'anno ma con scopi diversi. Di cosa sto parlando? Dell'acqua termale. Questo per la precisione è il brumisateur, il facial spray del Evian, che mi fa molto chic, che trovo in Francia al supermercato e quindi mi viene facile comprare. Va bene qualsiasi acqua termale, in inverno o comunque non in estate, la uso principalmente per inumidire il beauty blender. In estate invece a morte sua, perché la potete usare o tipo la portate in ufficio e ogni tanto, ma la bellezza, ma ancora meglio la portate in spiaggia e dopo il bagno in mare zac 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 e via, vi togliete il sale, che comunque è una roba che ho iniziato a fare qualche anno fa e non ho più smesso, quindi non potevo non inserirla tra i preferiti di questo inizio estate, perché al mare non manca mai solari e brumisateur e acqua termale. E con questo concluderei la categoria della cura della pelle e passerei con un bel salto in avanti alla categoria dei trucchi. Ed eccoci qui nella categoria dei trucchi, 2 prodotti da consigliare. Uno era già comparso in video del passato ma ve lo ripropongo, l'altra invece è una novità e come di consueto partirei dalla novità che fa sempre un po' più gola. Dunque, piccola premessa, siccome un po' il leitmotiv del video dei preferiti di giugno è l'estate, perché comunque è la stagione che stiamo vivendo, dovete sapere che d'estate io, come molti, preferisco al classico fondotinta una BB cream o una CC cream, anche perché stando un po' di più al sole l'incarnato è meno cinereo e quindi preferisco cose più leggere. E poi anche e soprattutto perché col caldo e il sudore spesso il fondotinta lo sento un po' troppo pesante. Mi resta però sempre molto difficile trovare la CC cream perfetta, che non sia o troppo leggera o comunque troppo pesante, troppo oleosa. Insomma è un argomento delicato, perlomeno per chi come me ha una pelle mista. Quest'anno credo di aver trovato il prodotto perfetto, zitti perché non sia mai che poi, però devo dire piacevolmente colpita, e sto parlando della Moisturizing CC Cream
di By Terry, anzi leggiamolo in francese visto che By Terry è un brand francese, la crème teintée multisoin. By Terry, un brand in Italia non proprio accessibilissimo, non è che si trovi ovunque, vi metterò il link sul blog al sito per acquistarlo online, caso mai dovesse interessarvi. Io lo trovo per esempio da Sephora in Francia, sapete che spesso adesso che le frontiere sono riaperte faccio shopping in Francia, avendo una casa al mare proprio al confine. Ho visto questo, mi ha incuriosito anche perché By Terry è comunque un brand di alta gamma e quindi vi dico già che i prezzi non sono proprio accessibilissimi, però devo dire piacevolmente colpita perché una crema super leggera che aggiunge un po' di colore ma senza essere eccessiva, si assorbe in un attimo e va diciamo un po' a uniformare l'incarnato, quindi non ha la pesantezza di un fondotinta ma non è neanche unta come certe CC cream o BB cream che sulla mia pelle tendono a essere un po' troppo lucide. Questa invece è luminosa, leggera, ha una consistenza fluida che la rende facilissima da applicare, vi dirò di più, io la stendo proprio con le mani come fosse una crema viso. E anche idratante, insomma, a morte sua, è un po' cara, però niente male, ma proprio niente male, e in più ha questo applicatore che rende molto semplice prelevare il prodotto senza creare troppa confusione o sporcarsi eccessivamente. Per me proprio pollicioni alzatissimi. Passiamo adesso velocemente al secondo preferito per il mese di giugno, che è questa palettina della NYX, la Ultimate Edit Brights. Una palette che ho acquistato l'anno scorso e che devo dire continua a piacermi tantissimo, soprattutto d'estate. Sono certa di averla inserita già in altri video dei preferiti del mese, ma proprio sicura. Ve la ripropongo perché ogni volta nella quale creo un trucco occhi con questa palette qualcuno mi dice: come sei truccata bene, che belli questi colori, che bello che bello. In più, trattandosi della NYX, il prezzo è anche abbordabilissimo. La palette è super colorata, quindi perfetta appunto per l'estate, con gialli, questo colore arancio, pesca, fucsia, violetto, blu e verde. Voglio essere onesta, il blu e il verde non li uso mai, ma in compenso gli altri 4 li uso tantissimo, tutti e 4, per creare un look super colorato. Ce l'ho su anche oggi e davvero vi confermo, ogni volta ricevo dei complimenti, quindi mi sono detta perché non inserirla di nuovo nei preferiti di giugno, che così magari vi do uno spunto per una palettina di ombretti perfetta per l'estate. Passerei adesso, mi guardo intorno, all'ultima categoria, che questo mese è la categoria dei random, dove c'ho una chicchina da farvi vedere che lasciami proprio stare. Bene, categoria dei vari, categoria dei random, nella quale inserisco sempre un po' la rava e la fava. Questo mese vorrei condividere con voi un oggetto di arredamento, un po' hashtag home decor, una roba che volevo da tanto tempo, cioè dalla prima volta in cui mi è capitata sotto gli occhietti vispi, non la trovavo mai, anche online non mi sembrava mai quella giusta. Poi ho fatto un giro da Urban Outfitters, e peraltro c'è anche il sito, quindi potete comprare comodamente da casa, ed eccolo lì. Di cosa sto parlando? Del tappetino a forma di tigre, ragazzi, il tappeto a forma di tigre, davvero anche qui mai più senza. Lo amo follemente, come l'ho visto l'ho acquistato, addirittura senza sapere nemmeno dove lo avrei sistemato. Poi ha trovato una collocazione nella mia cabina armadio, perché comunque, ma la bellezza, è una di quelle cose kitsch che io adoro. E quindi ho pensato, per tutti quelli che come me avevano visto comparire su Instagram o a casa di uno o dell'altro il tappeto a forma di tigre e si chiedevano dove lo posso acquistare, eccomi qua, che faccio un servizio alla comunità. Se cercate il tappeto a forma di tigre sul sito di Urban Outfitters, non dite che non vi voglio bene. Il che ci porta alla fine di un altro video dedicato ai prodotti preferiti del mese. Come di consueto, io spero che le mie indicazioni, i miei suggerimenti vi siano stati utili in qualche modo, vi abbiano dato così delle ispirazioni per i vostri prossimi acquisti, o anche semplicemente che questo video vi abbia fatto compagnia. Se così è, non dimenticate come di consueto di
cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo ancora sul finale che se qualcuno dei prodotti che vi ho indicato vi sconfinferano, sul mio blog troverete la lista completa con eventuali link per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi o anche acquistarli online, e il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Per oggi davvero non c'è altro, bacia stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!